Ciao, sono Gio Patania, musicista indipendente, e in questo video ti spiegherò come ho realizzato in maniera totalmente indipendente ed autoprodotta il videoclip Canzone per la Sicilia. Inizialmente, prima di girare il videoclip in maniera totalmente indipendente, avevo chiesto informazioni a dei professionisti che realizzavano videoclip per capire quale poteva essere il costo per girare la Sicilia ottenendo l'effetto che poi ho ottenuto con il mio video. La risposta era che giustamente per realizzare un prodotto del genere erano necessari almeno 1.000.000 di euro. Soldi che non avevo perché sono povero. Qui siamo in piazza Durante, questa è la piazza più importante del paese di Letojanni. Laggiù da quelle parti negli anni 90 hanno girato il film con Roberto Benigni e Johnny Stecchino. Allora, questo da Chino! Il cane. Maria! Da qui ho cominciato le riprese del videoclip, del corto. E questo è il Salone delle Palme. Qui ho conosciuto Ignazio, il proprietario, ci sono andato, ci siamo messi d'accordo, lui neanche mi conosceva, e abbiamo realizzato questo corto che anticipa il senso della canzone. E quelli che recitano nel videoclip, li potete vedere, sono 3 persone, sono veramente 3 persone che stavano andando a tagliarsi i capelli quel giorno d'estate, e li ho coinvolti lì sul momento. Quello che legge il giornale lo potete vedere nel video, che per un attimo fa finta di mettere più a fuoco la notizia, si chiama Flavio, quindi lo saluto, Flavio, e il salone è quello. Avviciniamoci. Oh Nino, e questo sole e questo mare, non è che vi sta andare. Siamo entrati, Ignazio è arrivato, l'ho beccato 2 minuti fa. Ignazio, ti va di fare un saluto così, naturale, a tutti i 12.000 ascoltatori che ci hanno sentito? Lì c'è la videocamera. Vi ringrazio a tutti quelli che hanno ascoltato il nostro video. Il nostro video. Lo può dire con tutto il cuore. Il nostro video dedicato alla Sicilia. Grazie e tanti saluti a tutti. Piglialo sto sole, un cavai ciccano, fora non accio venente. Io Ignazio non finirò mai di ringraziarlo perché neanche mi conosceva. Io quando gli ho detto proviamo a fare questa cosa, lui mi ha detto va bene, perché no? Ignazio, qua ti ricordi, no? C'erano anche 3... C'era Tonino delle Donne. Esatto, c'era Tonino delle Donne che ha detto una frase. Che ha detto, oh Ignazio, io ho 50 anni che vengo alle 3 anni. Esatto. E tu te ne vuoi andare. Ma dove devo andare? E poi c'era anche Flavio che era... Che è un turista. Flavio che era un turista, che noi l'abbiamo beccato, che lui non sapeva neanche quello che stava per succedere. E poi alla fine il dottor Lorrea ha detto, bravo Ignazio, parole sante. Bravissimo, per fare quella scena però ci siamo stati un po'. Esatto. Perché il dottor Lorrea era bravissimo, però aveva bisogno di un po' di tempo per carburare. 89 anni c'è il dottor Lorrea. È stata la sua prima fiction questa forse. Veramente la sua prima. Dottore, stiamo già registrando. Quando vuole lei. 3, 2, 1. Questo sole, questo mare, che vai cercando, se tu lascia la tua gente. 3, 2, 1. Bravo Ignazio, bravo veramente. E quando hai questo bello mare, questo bello sole, e che poi non che puoi abbandonare i tuoi clienti. 3, 2, 1. Bravo Ignazio, mi piace parole sante. Bravissimo dottore. Ma ha fatto la fiction il dottor Lorè non solo da attore recitante, ma l'ha fatto anche da comparsa, perché siccome il casting l'abbiamo fatto proprio low cost, non solo era qui, se te lo ricordi, ma anche fuori. Saluto che faceva le parole incrociate. Bravissimo, era anche fuori a fare la comparsa mentre io uscivo dal salone, sulla sinistra a fare le parole crociate. Registriamo mentre butto sto pezzo, vai, sta registrando? Sì, sì, Si vede la mano entra in campo? tutto c'è. Ok, 3, 2, 1. Ok.
Qua siamo in un altro posto dove ho girato sempre da solo, sempre in maniera autoprodotta, il videoclip Canzone per la Sicilia. E quando sono arrivato qua di mattina per girare il clip erano le 4:15. Ho cominciato le riprese alle 4:45, quindi con i primi albori del mattino, in modo che la luce, insomma, che poi risultasse naturalmente fosse proprio la luce dell'alba, che è quella che poi potete vedere nel videoclip, nei toni dell'arancione. Il lavoro che dovevo fare qui era difficile ed era trasportare il pianoforte che vedete nel videoclip e trasportarlo praticamente per gli scogli, fare le scale e poi piano piano portare il tutto dove c'è quella piccola piattaforma in cemento che probabilmente potete vedere. Qui tra l'altro abbiamo girato con 2 videocamere diverse e in alcune inquadrature infatti si vede che mentre sono qui a suonare con il pianoforte l'inquadratura è standard, realizzata proprio con questa videocamera, e in altre inquadrature dove mi serviva una panoramica maggiore ho usato una videocamera grandangolare. Qui ho montato il pianoforte, mi sono vestito di bianco, appena tutto era pronto sono iniziate le riprese, mentre il sole cominciava piano piano a sorgere proprio là dietro. Comunque devo dire che molte inquadrature, secondo me molto belle, sono state indovinate per puro caso, nel senso che comunque sul momento, realizzando tutto proprio in maniera autonoma e indipendente e comunque non conoscendo il lavoro di, come dire, di videomaker, perché io non sono un videomaker, mi sono affidato un po' al momento, no? Quindi dove vedevo una bella inquadratura, dove vedevo una bella prospettiva, piazzavo il treppiedi, piazzavo quella videocamera e riprendevo. In quest'altro scorcio del Faro Santa Croce è stato realizzato l'ultimo clip, quello finale, dove praticamente la videocamera offre una vista che piano piano si abbassa sul pelo dell'acqua. Quella ripresa praticamente è stata involontaria. La videocamera grandangolare che usavamo l'avevo acquistata qualche giorno prima, quindi eravamo molto curiosi di vedere se funzionasse lo scafandrino che la rende impermeabile. Si provò questa inquadratura ma senza tante speranze, e invece poi quando tornai a casa per montare il tutto il risultato finale bellissimo, anche se c'è un piccolo dettaglio che potete vedere. Nella parte finale, negli ultimi secondi del video, si vede che la videocamera dà una scossa molto di impatto, perché praticamente aveva toccato il fondo. Questo proprio per dire che era una ripresa assolutamente involontaria e non pensavo di mettere nel videoclip. Vai. Ok, cammina dietro, andiamo ancora avanti nell'altra stanza. In quest'altra stanza io mi fermo al centro, mi giro e facciamo quello che ti ho detto prima. Mi fermo, mettiti di là da me, io guardo. Vai, già sto andando. Girami. Un altro giro senza che io parlo. Vai. Perfetto, bravissimo. Questa è la campagna che ho scelto, è una campagna che purtroppo è deserta. Ho girato qui le riprese nella stessa giornata nella quale ero al Faro Santa Croce, quindi tutto in uno. Sono arrivato qui ovviamente con il cambio, anche qui con il cambio bianco, e una volta indossati gli abiti ho girato per vedere i posti migliori. Ok, qua sta registrando, mi metto praticamente qua. Allora Antonio, io appena mi sistemo ti dico che sono pronto, appena tu mi dai il si gira io ti vengo incontro. Questa altezza va bene o Sì. un effetto monopolio? Come vuoi tu, forse più bassa e più bella, fa da più arieggia di più. Esatto, tienila sempre alta e ricordati, ci siamo? Attendi il tuo via. Vai. Va bene, ok, rifacciamo. Rischio troppo estremo di. Ok, seconda ripresa, attendi il tuo ciao. Vai. Qui dentro la cucina, quella che penso fosse la cucina della campagna, oramai è distrutta. Con la videocamera grandangolare ho provato a rendere l'idea, insomma, di un ambiente un po' cupo, un po' triste, che poi si potesse anche rispecchiare nel momento della canzone che cantavo. Mi sono servito anche qui di 2 inquadrature, l'inquadratura piatta e poi riprese di più ampio respiro con la videocamera grandangolare. Per fare le riprese che poi vedete nel video, che sono riprese fatte anche da una certa altezza, mi sono servito di un semplice manico, di una prolunga. La videocamera grandangolare era messa in alto, quindi
ho potuto sfruttare anche l'altezza di ripresa oltre che l'angolo di ripresa. Questa è la videocamera grandangolare che ho usato, ovviamente ce ne sono tantissimi altri tipi in commercio a prezzi diversi. Io ho acquistato questa semplicemente perché appena l'ho vista sono stato una vittima del packaging nel quale era confezionata. Qui ho girato anche delle riprese che poi ho deciso di non mettere nel videoclip ufficiale. Camminavo a piedi nudi nell'erba secca. L'unico problema è che questo tipo di erba, quando è estate, genera delle piccole, non so come si chiamano, delle piccole spine nelle rotelline, le rotelline spinose. Quindi girare a piedi nudi qui era un problema. Ci ho provato una volta, ci ho provato 2 volte, la terza volta ho detto va bene, qui non faremo le riprese a piedi nudi sulla campagna. Qui siamo alle Toianni, dove ho girato in realtà alcuni spezzoni e proprio qua giù. Passano anche ora i gabbiani, non so se potete vederli. E c'è una parte del clip bellissima, che ovviamente è involontaria, dove cantando passa nello sfondo un gabbiano. Quello là è stato un effetto assolutamente naturale e quando ho visto che combaciava il tutto ho deciso di lasciarlo. Su giù scappedato gente. Ehi Recchio! Sei messo a fuoco? Sì, Il mio profilo si vede proprio profilo? sì, Le mani ci sono? sì. Sicilia, se sei siciliano almeno una volta nel traghetto ci sei stato. Qui volevo registrare una parte del videoclip Canzone per la Sicilia perché in traghetto prima o poi ci vai. Volevo dare il senso di distacco e di arrivo di quando arrivi in questa terra. Oggi il tempo qui è bruttissimo e piove. All'epoca per girare il videoclip volevo filmarlo quando il cielo era sereno e il tempo fosse bello. Infatti sono dovuto andare e tornare dai miei studi fino a Messina 2 giorni diversi. Era un venerdì e una domenica, sperando che il tempo qui fosse buono. Una volta arrivato ho pagato il biglietto, sono andato a Reggio e sono ritornato. Questo la seconda volta, perché la prima già si vedeva che non era cosa di riprendere. Quindi quello che ho fatto è stato arrivare qui, non avevo il cambio totalmente bianco in macchina, mi cambiavo, appena uscivo tutti mi guardavano stranissimo giustamente, io dovevo fare finta di niente, arrivavo, cantavo la canzone in playback. Una volta fatto quello mi sono appostato ovviamente non appena passavamo vicino alla Madonna della Lettera per filmarla e ci sono riuscito, ho fatto così queste riprese per me importanti. Gli unici posti dove mi sono servito di un'altra persona per realizzare il video sono quelli che avete visto. In tutti gli altri posti sono andato da solo, mi sono organizzato da solo, mi sono servito di una videocamera che doveva avere una caratteristica fondamentale, cioè il monitor flippabile, quindi dovevo poter fermare il treppiedi in una zona, mettermi dalla parte opposta della videocamera, girare il monitor e vedere se nella scena il risultato finale era accettabile e andavo in rec. Nel videoclip Canzone per la Sicilia ho fatto un'altra cosa molto importante a mio parere. Ho cercato di focalizzare l'attenzione dell'ascoltatore, essendo questo il primo videoclip musicale, non sul mio volto ma sul testo di ciò che cantavo e sulle immagini che proponevo. Ho usato molte ombre, penombre e comunque non primi piani nettamente svelati. Anche perché, diciamoci la verità, non è che... Anche perché se avessi fatto dei primi piani per più di 2 secondi sul mio volto, la possibilità per l'ascoltatore di YouTube di cambiare subito video saliva in maniera esponenziale, sicuro. Ho dovuto mettere insieme 4 voci, il costo della benzina più il costo dell'attrezzatura. La benzina ha avuto il valore totale di 150 euro per tutti gli spostamenti, il treppiede a testa idraulica ha avuto il costo di 150 euro, la videocamera standard per filmare in HD altri 200 euro, il grandangolo altri 300 euro, il totale è stato di 800 euro, che non è un prezzo tanto diverso da quello che avrei speso se avessi realizzato il videoclip con dei professionisti, però in questo caso mi ha dato la grande possibilità di acquisire una grande esperienza da solo in materia di filmati e montaggio e soprattutto di poter montare i prossimi videoclip che estrarrò con i miei prossimi singoli in maniera totalmente autonoma, potendo quindi realizzare le mie idee in maniera diretta a costo quasi zero. E mettetevi in gioco. Tra l'altro insomma, secondo me è bellissimo. Da lì!
siete dei semplici curiosi, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto capire qual è stato il lavoro dietro le quinte. Se siete dei musicisti indipendenti, io spero che vi abbia potuto dare delle informazioni utili per poter realizzare in maniera totalmente indipendente il vostro videoclip. State sempre in questo canale, io continuerò ad aggiornarlo con i miei singoli che estrarrò periodicamente in libera rete. Ciao!